Una volta fatto lo scarico, la mia cara S2000 se ne torna da RS Tuning per gli ultimi controlli e la taratura definitiva dell'assetto. Inoltre sono arrivati i Powerflex. Ve li avevo nominati nel terzo episodio. L'ordine è stato fatto a luglio e sono arrivati i primi giorni di settembre. Anche qui l'S2000 si è rivelata tutt'altro che un'auto facile su cui eseguire un progetto. È stata smontata praticamente tutta, revisionata, riverniciata e reinstallata. Dai bracci di sterzo alla slitta alla barra stabilizzatrice, un lavorone enorme che darà i suoi frutti nella guida. Il lavoro svolto da Davide e il suo team, un saluto in particolare a Roberto che ha sudato 7 camicie con i silent block originali, è stato pazzesco. Non si tratta solo di sostituire i vari componenti, è un vero e proprio restauro di tutta la sezione frontale dell'auto. Siamo temporaneamente giunti alla fine degli interventi meccanici, ora la serie proseguirà nella parte estetica. È giunto il momento di ritirare l'S2000 e di portarla a casa. Ebbene sì, a 4 mesi dall'inizio dei lavori sulla mia S2000 sono riuscito a portarla a casa. La sto portando a casa, l'ho appena ritirata da RS Tuning e devo dire che è un'altra macchina. Prima cosa che avverto, lo sterzo, quello che mi aveva dato più fastidio nell'utilizzo quotidiano, era diventato molto duro, la scatola era praticamente quasi collassata. Anche per una questione di sicurezza sono andato a sostituirla, è stata un'epopea vera e propria, però alla fine anche quel lavoro è andato al suo posto ed è quello che più mi importava, perché al di là dell'andamento dell'auto, del sound che sentite molto più cupo sotto, guidare una macchina che sterza maglie e che è rigida e dura, non arriva a fine battuta, è una rottura di palle, per dirla come va detta, insomma. Passiamo al sound, lo scarico fatto da Thomas Muveggi di TM Technosport. Si fa sentire tanto. Ha cambiato parecchio l'erogazione, la cattiveria del sound dell'auto. Agli alti non è neanche così fastidioso o così lontano da quanto non fosse prima in origine, però sotto 4.000 giri disarmante. È tanta roba. Se trovo il giusto punto nell'erogazione dei giri motore è vivibile. Anche adesso sentite, a 2500 giri sto dando un filo di gas, riusciamo a parlare tranquillamente, però poi in su non è così devastante, ma sotto ha cambiato completamente il comportamento dell'auto. Con un filo di gas sostanzialmente l'auto è la stessa, però
veramente sotto dove le mancava alla fine dei conti, dove avevo riscontrato un qualcosa come un'offesa a un motore del genere. Lo scarico originale sotto è morto, quando le accendi non si sente e quando vai piano nulla, si sentiva solamente in apertura del VTEC, quindi sopra i 5500 giri circa. Adesso si sente molto di più sotto, quando le accendi il sound, avete sentito, è molto più corposo, è degno di un Honda S2000. Altra cosa che sto notando, ripeto, sono 4 mesi che non ci giro, quindi tutto mi arriva, il feedback è continuo. Un'altra cosa che sto notando è la necessità di aver effettuato un buon tagliando completo, sia motore sia cambio, ma il cambio legnoso per antonomasia, le JDM hanno un cambio manuale molto duro a cui, me ne parlava Davide, noi effettivamente non ne siamo abituati, però è diventato molto più fluido, quindi è bastato un cambio olio per cambiarne veramente tanto il rendimento. Calcolando che questa S2000 è stata acquistata proprio perché era originale, non era stata tenuta bene. I precedenti proprietari erano palesemente delle teste di cazzo, perché se ti compri una sportiva non puoi pretenderla di trattarla come le peggio utilitarie in commercio, devi prendertene cura. Se te ne prendi cura, l'auto andrà sempre bene. Se la trascuri, poi nel caso in cui la vai a rivendere, chi si trova la macchina per le mani fatica perché non si comporta come dovrebbe. Ad ogni modo è tutto passato, è stato tutto sistemato ottimamente da RS Tuning, sono pienamente soddisfatto dal lavoro eseguito da Davide e dal suo staff. Hanno veramente sputato sangue per sistemarmi la macchina, perché era una sfida nella sfida. È una bella sportiva, non se ne vedono tante, non erano mai passate fisicamente per la sua officina e adesso ne ha già un'altra in lavorazione. E anche questo è il bello di condividere la propria esperienza, perché dalla mia un altro nuovo proprietario di S2000 ha detto: voglio fare un bel tagliando, voglio fare degli interventi, ed è andato colpo sicuro in un'officina dove lasci l'auto e quando la vai a riprendere è tutta un'altra cosa, molto ma molto meglio. Però è perfetta, è come la volevo. Adesso si passerà all'estetica. Non vado a riprendere un'auto che non sia in linea con le mie aspettative e con i miei desideri, la riprendo come l'avevo immaginata, forse anche meglio. Passando all'assetto, ovviamente per darvene un feedback effettivo devo guidarla un po', adesso ci sto girando da poco, ma dalle due scorribande che abbiamo fatto io e Davide prima, l'auto si comporta ottimamente. È un assetto che la rende più rigida, più stabile, più quadrata, ma non la rende fastidiosa. Su buchi, avvallamenti, dossi, tutto quello che si può trovare, l'assetto, ve ne parlavo, grazie alla valvola inserita all'interno, diventa istantaneamente più morbido e una volta attraversato il problema ritorna rigido. Quindi nella guida sportiva ti comunica molto di più, riesci a mettere meglio la macchina dove vuoi, ti permette di sentirla per ogni singolo grado di sterzata, è una cosa fantastica. Quindi diventa molto più comunicativa l'auto senza diventare fastidiosa. Ho provato diverse auto con assetti sportivi che erano rigidi da paura. Rigido non significa sportivo, ok, l'auto deve, ovviamente più rigida è meglio è, ma non deve essere una noia, soprattutto se si usa sulle nostre strade aperte al pubblico tutti i giorni. Anche lì sono pienamente soddisfatto, il cambio di direzione è pauroso, è veramente una sportiva ottimizzata, e darei questa definizione a tutto quanto. Nei primi video, quando dovevo ancora portare l'S2000 da RS Tuning, c'era questo sfarfaglio del quadro, era noioso perché manteneva il minimo leggermente più basso e sembrava quasi desse per morire. Seconda cosa, era brutto anche da vedere, insomma. È stato praticamente ripreso in mano l'impianto elettrico, rifate tutte le masse e ha cambiato bene, è cambiata anche la messa in moto, è molto più decisa e molto più fluida.
Ovviamente va tenuto conto che l'auto ha 16 anni, però è stata, tra virgolette, con poco, è stata comunque migliorata di molto e rinfrescata notevolmente. Anche quell'intervento lì è stato estremamente necessario ed estremamente proficuo, tanta roba. L'importanza di affidarsi a un professionista che possa intervenire in maniera decisa, sicura e intelligente sull'auto è un qualcosa di impagabile. Chiaro, se andate nel garage del famoso mio cugino spendete un decimo, però poi i risultati sono penosi, assolutamente no. Se ci tenete la vostra auto bisogna che ve ne prendiate cura, se no lasciate perdere, vi prendete un'utilitaria, la potete anche maltrattare e buona lì e fine. Lo scarico ovviamente è la parte predominante della faccenda di tutti i lavori, è quello che aspettavo di più. È godibile, non mi sta dando fastidio sinceramente. Ovviamente mi ci devo abituare e l'auto è molto più presente a livello di sound, però è bello, è molto bello, molto cattivo, molto aggressivo dove mi serviva. Sicuramente farò altri video dove ve la farò sentire per bene. Adesso la serie dell'S2000 Job passa ad uno step successivo, ovvero l'estetica. Volevo già fare la parte relativa ai cerchi, un nuovo set di cerchi, ma è un'epopea che vi racconterò in un video dedicato solo a quella. Ci sono quasi, l'S2000 non è anche lì tra le auto più semplici, però arriveremo a capo anche di questo. Seguirà una parte in carrozzeria, da carrozzeria a Zolin, da Brian, curerà la parte estetica con le leggere ma interessanti modifiche che intendo fare e dovremmo arrivare alla fine del progetto in linea di massima. Poi comunque non escludo altre modifiche, se mi farà innamorare definitivamente, visto che siamo stati lontani 4 mesi. Come ho detto, non escludo di poter fare altre modifiche e tenermele affinché morte non ci separi, chi lo sa, vedremo. Al momento sono molto felice, molto soddisfatto, adesso me la godo veramente un po'. È bella, è tanto bella, e da fredda è una roba esagerata, fantastica. Ci vediamo al prossimo episodio.